Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di Aurora Blu. È un po' che non recensisco questo inchiostro, nel frattempo era arrivato oltre al blu il Blue Black, esisteva già il Black che è un nero di riferimento, ma nel frattempo per festeggiare il centenario Aurora ha immesso anche una collezione di inchiostri dell'anniversario dei quali vi ho già parlato. Come sempre non mi dilungherò su packaging, su costi, sul brand eccetera perché ve ne ho già parlato ampiamente presentandovi l'inchiostro. Vi lascio anzi il link nella scheda per chi volesse approfondire e ci concentriamo sulla prova dell'inchiostro. Il Blu Aurora è un inchiostro che divide un pochettino, piace e non piace. E non vi dirò fin dall'inizio da che parte mi schiero io, piace e non piace perché indubitabilmente è un buon inchiostro, un inchiostro che evidentemente non produce Aurora, ma questo non è un mistero. Un buon inchiostro è un blu che senza dubbio è un blu che ha delle caratteristiche, però per qualcuno è un po' troppo scialbo, per altri invece questa sua delicatezza, questa sua lieve desaturazione una volta che si è asciugato è motivo proprio di apprezzamento, e il mondo è bello proprio perché è vario e quindi ciascuno di noi può essere accontentato o meno e quindi casomai orientarsi da qualche altra parte. Però è fuori di dubbio che ci siano delle caratteristiche che lo rendono particolarmente indicato per alcune penne o alcuni pennini. Io oggi lo proverò su una Waterman Laureate, una Waterman fuori produzione, caratteristica perché ha un pennino senza il foro di sfiato, a testimoniare che non è da lì che passa l'aria in tutte le penne, una penna che ho acquistato usata evidentemente perché non è più in produzione, una penna che si trova davvero a una decina, forse due decine di euro e che li vale tutti. Magari esteticamente non è la più bella, lo ammetto, però scrive benissimo. Bene, ma l'oggetto della nostra prova è l'inchiostro e allora ci mettiamo subito alla prova, stringendo un po' l'inquadratura, la proviamo subito sulla carta Rhodia. La punta del pennino è una punta extra fine. Inchiostro Aurora Blu, eccolo qua, appena viene messo sulla carta è fenomenale, a me piace un sacco, una tinta di blu elegante, una tinta di blu ma non voglio dire austera, è forse il blu scuro perché comunque è già un blu abbastanza scuretto che ci si aspetterebbe. Vedremo fra poco come cambia. Questa è una stilografica. Waterman Laureate con il pennino, giusto per mostrarvi un po' in tutte le sue varie situazioni come si comporta. Vado a fare subito un test che mi servirà magari fra poco. Lo facciamo così, lo facciamo anche incrociato. Bella tonalità di blu, bella tinta, lo ripeto, mi piace molto. Tra l'altro un inchiostro che ha nella scorrevolezza una scorrevolezza che non è quella determinata da una formulazione che è un po' oleosa, è una scorrevolezza che la troviamo un po' su tutti i pennini, una scorrevolezza fatta proprio di un inchiostro che scorre, scusate questo gioco di parole, cioè non è il pennino che scivola sul film di inchiostro come se fosse per l'appunto sapone, visto che di tensioattivi stiamo parlando, ma è proprio un accompagno, quindi bello l'effetto che ci fornisce, tanto più chi lo prova sui pennini Aurora
se avete dei pennini, mi piacciono molto i 14 carati, vi accorgerete che c'è comunque una sorta di simbiosi fra l'uno e l'altro. Avevo fatto questi segni, vado un po' a stringere, è passato forse un minuto neanche. Se faccio nuovamente, guardate come la componente liquida, prima che evapori, dia questo spessore, questa sostanza, questa profondità, saturazione al tratto, al segno, che poi poco alla volta invece, asciugandosi, si siede un po', si smarrisce. Nel mio caso dico si smarrisce un po' perché a seconda della carta, e in questo caso trovo che sia determinante utilizzare una carta che riesca in maniera appropriata a mettere in rilievo le caratteristiche cromatiche dell'inchiostro, a seconda della carta potrebbe addirittura sbiadire e diventare un lontano parente. Faccio subito un esempio, visto che l'ho preparato proprio per questo test. Questa è una carta pigna monocromo, per cui nemmeno proprio l'ultima arrivata. Una carta rigata, come è facile dedurre, la rigatura però è molto tenue, insomma è un grigio neutro. Uso il pennino in vetro perché a furia di indicare con la stilografica si asciuga, poi non parte e mi scrivete: ma Marco, la penna non funziona. La penna funziona, è che Marco si dimentica, e allora faccio così. Vi dicevo, insomma, si asciuga parecchio, sbiadisce un pochettino. Se lo vado a mettere a confronto, guardate, con una carta Rhodia, l'ho appena scritta qua, guardate che differenza c'è. Eppure questo bianco non è un bianco particolarmente diverso, appare un po' più scuro e forse questo può spostare la linea del contrasto generale, però vedete che risulta un po' schiarito anche quando vado ad utilizzare un pennino invece con una gradazione ben più importante come l'Italic Broad di Pelikan. Si conferma un ottimo inchiostro, si era scritto Marco, ma certo, perché? Perché la scorrevolezza fa parte delle caratteristiche principali, sono le frecce all'arco di questo inchiostro, cioè rende scorrevole ma in senso buono anche pennini che necessitano, come questo Italic Broad, di essere bagnati dall'inizio alla fine, cioè per l'intera lunghezza del fronte che tocca la carta, quindi non solo la punta, ma qui c'è proprio un paio di baffi che sono quelli del pennino Italic Broad. E quindi acciderba, serve un inchiostro all'altezza, questo lo è. Però se la carta non è una carta che riesce a mantenere i pigmenti, per così dire, in superficie, cioè fissarli nelle fibre di superficie, in quanto la carta qui è, ovviamente questa Rhodia è calandrata in modo diverso, ha una proprietà, un trattamento superficiale diverso, finisce un po' col perdersi. E come ripeto, ho dei, non voglio usare il termine colleghi, ho degli amici appassionati che mi dicono quanto è bello questo colore quando sbiadisce, e altri, magari invece un po' più come me, che dicono sì, bello, ma peccato che sbiadisca un po'. Lo andiamo a vedere anche su un'altra carta. Questa è la Fabriano e Coqua, una carta che ha senza dubbio un'intonazione più avoriata, un po' più giallo, vedete la differenza fra il Rhodia e questa. E in questo caso trovo che il giallo lo spenga ulteriormente, cioè lo spinga nella direzione di un viraggio che a me non piace particolarmente, si perde un pochettino, ecco, e quindi questa tonalità di blu, che secondo me invece è molto elegante e che qui riesco ancora a vedere, non la ritrovo qui, e questo è lo stesso pennino, l'Extra Fine, che ho utilizzato per la prova che ho condotto con voi. Lo vediamo ancora su altre prove che ho effettuato ovviamente nel corso del tempo, quindi sono carte assai asciutte. Allora, qui lo abbiamo insieme ad un bel po' di blu, giusto per andare a capire. Il blu ha una tale varietà di sfumature che effettivamente è difficile anche descriverli talvolta, perché mancano quasi i termini. Questo è l'Aurora sia con la passata, scusate, sono fuori campo, questo è l'Aurora sia con una passata singola che con quella incrociata e poi ulteriormente infoltita. Come vedete è un bel blu, un blu che resta e mantiene la sua eleganza, però io lo utilizzo appunto su carte
come queste che riescono a preservare un po' il colore, altrimenti si perde. Mi sono fatto quest'altro appunto qui, vuol dire che anche qui, eccolo qua, questo per esempio è l'aurora blu su una carta di un blocco Quaxima, che stiamo parlando comunque di una carta anche di un certo rilievo, però purtroppo non riesce a mantenere questo blu vibrante, vado a pescarlo qua, che abbiamo invece, vedete, è vero che è lo stesso inchiostro, ma mi manca un pochettino questa convinzione, questa saturazione, quella profondità, potremmo definirla. Qui invece va un po' a perdersi. Qui vedo, vediamo se riesco a accostarli, qui vedo un blu, qui lo vedo un po' perduto, un po' perso, un po' desaturato, impoverito. Resta di fatto che stiamo parlando di un ottimo inchiostro. La prova, se passa il foglio, ma neanche a parlarne, è un inchiostro che asciuga anche abbastanza in fretta, soprattutto sui tratti sottili. Vediamo da quest'altra parte, abbiamo detto che è un pigna monocromo, come vedete non c'è traccia neanche in corrispondenza delle prove più ardite che ho fatto per provare con un pennino largo come si comporta. Un inchiostro che insomma non ha bisogno di presentazioni, non è il più economico fra tutti, è un inchiostro che comincia, diciamo, a costicchiare un pochettino, però soprattutto per chi desidera ottenere la scorrevolezza da determinati pennini che magari insomma o affaticano la mano o lo si vogliono rendere un pochettino più scorrevoli, direi che questa può essere la scelta giusta, a patto, secondo me, se inseguite il colore, di utilizzarli su una carta che riesca a preservarle nel tempo. A voi e tutti amici un grazie e l'appuntamento ai prossimi video.